Cari amici e cari amiche, buongiorno, bentornati e bentrovati all'Aulicus Classics Club. Sapete che ormai sono diverse settimane che ci incontriamo e siamo contenti che la musica che scegliamo e che vi presentiamo vi piaccia. Andiamo a sentire oggi il maestro Torossi cosa ci farà sentire e cosa ci racconterà. Venite, seguitemi, andiamo. Stefano, Eccoci qua. Tutto bene? Tutto bene, sì, sì. Io stavo spulciando questi ultimi album più o meno recenti di Aulicus e la mia curiosità è stata attratta da questo musicista Schumann, di cui io non conosco veramente tanto. E invece questa potrebbe essere una buona occasione per cui posso approfondire, sì, capito? Perché so che è un musicista che ha avuto una vita complicata e sì. Quindi questo lo so. È anche finito male. È anche finito male. Tra l'altro è poi giovane. Sì. È uno di quelli, appunto, che sono durati poco. E allora, perfetto. Se tu ci vuoi dire qualcosa di più, con curiosità ti ascolterò. Subito. Cominciamo subito. Allora, Robert Schumann nasce in Sassonia, in mezzo a quella natura che sarà così importante nella sua musica. È l'ultimo di 6 figli di August Schumann, libraio, editore e scrittore. La madre è una discreta pianista dilettante. Robert a 7 anni inizia a studiare musica con l'organista della cattedrale. Nel 26 muore il padre, lasciandogli, e qui apro una parentesi perché chi non vorrebbe avere un padre così, gli lascia 10.000 talleri per terminare gli studi, risparmiandogli di entrare nella ditta di famiglia in cui già lavorano i suoi fratelli. Quindi questa prima mossa di papà è molto carina. È importantissima perché evidentemente si era reso conto del talento del figlio. E gli ha lasciato in eredità questa somma che lo affrancava dal bisogno di guadagnare. Non capita spesso. No, assolutamente. a noi non è capitato. A me no. A te? Anche a me no. Andiamo a sentire come si era incavata lui allora. Allora va a Lipsia e lì si iscrive a legge, ma intanto prende in affitto un pianoforte. Conosce Friedrich Wieck, che è il più importante insegnante di pianoforte della città, e diventa suo allievo. Come si usava all'epoca, si trasferisce in casa del maestro ad abitare e qui suona spesso a 4 mani con la figlia bambina di Wieck, che si chiama Clara. Ecco. Schumann vuole diventare un concertista, non un compositore. Quando nel 1832 Wieck padre parte per scortare la figlia, 11enne ma già pianista di talento, addirittura, in un giro di concerti, Schumann, ecco qui viene fuori la notizia drammatica, Schumann decide di migliorare la sua tecnica collaudando su se stesso un apparecchio che ha inventato per aumentare la divaricazione fra le dita e quindi l'estensione delle mani. L'inventore di casa può essere pericolosissimo. Mamma mia! Infatti, un'idea che più scema e pericolosa non poteva averla. Già in precedenza aveva avuto problemi con le mani, adesso naturalmente questi sono aumentati. Quando i Wieck rientrano, Schumann vuole fare ascoltare al maestro la nuova opera che ha composto in loro assenza, Papillon. Ma il guaio è fatto e ormai ha 2 dita della mano destra paralizzata. L'opera dello sciagurato compositore la impara in un attimo e gliela suona Clara, la bambina. Quindi questo scemo si era inventato un apparecchio che in qualche modo... Lui l'aveva inventato? Sì, pensa che follia. Un apparecchio che divaricava... cioè per poter aprire di più la mano. Più spazio sulle ottave, quindi, esattamente. no?
e invece sì, questo era gli ha proprio un paralizzato 2 dita, per cui lui non è più potuto essere un virtuoso pianista. Quindi questa apparecchiatura che lui ha inventato non ha avuto un seguito dopo. Proprio no, anzi, Madonna. sarà stata messa fuori legge perché era Assolutamente. pericolosissimo. Vabbè. Poveraccio. Comunque, in questo momento, e qui c'è un'altra spiegazione, cominciano ad aggravarsi le manifestazioni della sua instabilità mentale. Ecco. Già apparsa in precedenza, soffre di amnesie, di allucinazioni sonore, resta assorto per ore. Incantato, si blocca e rimane fermo così. Questo è. Caspita. Ho sognato di affogare nel Baltico, fra virgolette. Schumann aveva annotato su un foglietto all'età di 19 anni questa notizia. Il 26 febbraio del 54 tenta di suicidarsi per davvero, gettandosi proprio nel Reno. Salvato dai barcaioli, su sua richiesta finisce internato nel manicomio di Endenich. Nel 55 ha un lieve miglioramento, esce, va a Bonn e lì rimane immobile ore e ore in piazza in piedi davanti al monumento di Beethoven. La situazione si trascina ancora per un anno con qualche lampo di lucidità e con l'assistenza di Clara, Brahms e altri amici che vanno spesso a trovarlo. Muore il 29 luglio del 56. Mamma mia, terribile. La follia totale. Mamma mia. I disturbi nervosi che hanno tormentato Schumann per gran parte della sua vita sono stati attribuiti a una sifilide contratta molto tempo prima. Si è anche parlato di un tumore cerebrale oppure di un disturbo bipolare. La morte in realtà sarebbe stata causata da avvelenamento da mercurio con cui sciaguratamente lo curavano, perché la sifilide veniva curata col mercurio, che era peggio, era la cura peggiore della malattia. Certo. Distrutte dopo la morte le sue cartelle mediche per volontà della famiglia, la diagnosi è rimasta sepolta nel mistero con lui. Certo. Allora, la figlia di Vic aveva appena 15 anni e Robert l'aveva conosciuta bambina. Il padre la voleva destinare a un futuro di grande concertista e quando intuì l'interesse di Schumann per lei, la costrinse a lunghe tournée pur di allontanarla dal musicista. Ecco. Capito? Clara era già una pianista affermata, ai suoi concerti assisteva Goethe. Niccolò Paganini l'ascoltò più volte suonare e le regalò anche un frammento scritto apposta per lei. Ci picchia, quindi doveva essere bravissima. Ed era una lei. bambina, a 11 anni. Certo. Fantastico. Vado a cercare il secondo foglio e con l'occasione faccio girare le pagine di questo vecchio libro di musica del mio trisnonno che scrocchiano sotto le mani. Meraviglioso. Andiamo avanti. Papà Vic cercò in tutti i modi di tenere lontani i due innamorati, Certo. perfino facendo causa a Robert per alcolismo, perché oltre ad essere uno squilibrato era... Beveva pure. e rimediando in cambio però una bella condanna per calunnia. Alla fine la spuntarono loro e riuscirono a sposarsi, ma ormai Robert come pianista era finito e la famiglia dovette basarsi per la sopravvivenza solo sul talento di Clara. I primi anni di matrimonio furono felicissimi, però presto arrivarono i problemi economici. Certo. Schumann nel frattempo aveva iniziato a pubblicare una rivista musicale di cui era editore, direttore e redattore, insomma faceva tutto lui. Famosi alcuni suoi pungenti giudizi, ascolta, Cimarosa, magistrale nella tecnica, ma noioso e vuoto d'ogni pensiero. Donizetti, la favorita musica da teatro di marionette, belle linguette biforcose. Liszt, se non altro lo si è visto scuotere la criniera. E il famoso bisticcio con Wagner? Wagner, Schumann è un uomo impossibile, non parla mai. Schumann, Wagner è un uomo impossibile, non fa che parlare. Già all'epoca si scontravano così. Da pollaio. Mamma mia, proprio incredibile. Ma in seguito alle sue passioni esagerate, i picchi di esaltazione e di depressione, gli insuccessi professionali e anche l'alcolismo lo misero fuori combattimento come marito, come giornalista e come musicista. Un crollo totale. Non si controllava più. Una sera, in presenza di amici, mentre Clara stava suonando un suo pezzo, forse troppo veloce o troppo lento, non lo sappiamo,
corse come un pazzo al pianoforte, gridando «Non è così che si suona Schumann!» e chiuse il coperchio dello strumento sulle dita della moglie, rischiando di fracassare. Ma davvero? Un marito genio ma pazzo. Ma ti rendi conto? Clara continuò la sua carriera di pianista e grazie ai concerti nei quali eseguiva insieme a Chopin e Beethoven le musiche di Robert, fece crescere talmente la notorietà di Schumann che i suoi diritti d'autore arrivarono a superare quelli di quasi tutti gli altri autori contemporanei. Peccato che per lui era troppo tardi. Perché era morto. Pensa. Ma che storia! Una storia veramente articolata, complicata e ma che personaggio sì, lui! Però pensa, una vita da squilibrato, certo, però da genio. Voglio dire, c'è la sceneggiatura di un film. Esatto. Con tutti questi colpi di scena, queste cose, veramente incredibile. Dimmi e adesso cosa avete capisco fatto. appunto perché Schumann è un artista, è un compositore. Sì, Un compositore che interessa agli esecutori contemporanei, ai pianisti, perché evidentemente nelle sue opere ha trasfuso questa sua follia, capito? Infatti noi ne abbiamo, noi Aulicus Classics, di Schumann abbiamo fatto 3 album, di cui uno ha avuto sin dall'epoca, con la pubblicazione, delle ottime critiche sull'interpretazione e vede al pianoforte Akiko Shirogane, un nome completamente sconosciuto, ma che al suo paese invece è molto conosciuta e anche in ambienti internazionali è molto affermata. Pensa che all'età di 5 anni ha iniziato a suonare il pianoforte. Questi sono precoci. Evidentemente ci deve essere un talento che nasce con loro ed ha poi studiato con successo naturalmente alla Tokyo University of Music con questi 2 maestri giapponesi di cui non sappiamo, ma che senz'altro saranno molto bravi, che è il maestro Tazaki e il maestro Nojima. Naturalmente sotto la guida di questi 2 scopritori probabilmente, ha vinto numerosi premi, tra cui il premio speciale della giuria nella Tokyo International Association nel 2012, ha anche ricevuto una borsa di studio dalla fondazione La Genevoise, eccetera, eccetera, che le ha permesso di studiare all'Indiana University degli Stati Uniti con Robert McDonald. Dal 2004 Akiko Shirogane è docente presso il Conservatorio di Musica di Ginevra e soprattutto anche all'Accademia Pianistica Internazionale di Valencia. Naturalmente tutte conferme del grande talento di questa pianista che vi invitiamo ad ascoltare e vi rendete conto voi stessi. Un altro album interessante che Aulicus Classics ha presentato, fatemi vedere, qualche anno fa, nell'organizzare l'organico di questo quartetto, che ha eseguito per noi Aulicus Classics i brani di Respighi, di Schumann, di Kreisler, Rachmaninoff e Doaceni. Abbiamo dei nomi importanti perché abbiamo Gabriele Perannunzi appunto perché è lui il direttore del gruppo, poi abbiamo detto un Bruno Canino al pianoforte e Francesco Fiore alla viola e il maestro Perannunzi ha voluto introdurre 2 varianti importanti nell'organico di questo gruppo che ha eseguito questi brani perché ha inserito una suonatrice di violoncello che si chiama Cecilia Radic ed un pianista di cui adesso vi parlo che si chiama Jeffrey Tate. Allora, per quanto riguarda la cellista Cecilia Radic, è italiana ma di origine croata, come dice giustamente il cognome.
ed è uno dei più apprezzati interpreti violoncellisti di una generazione contemporanea, perché anche lei è molto giovane. Ha vinto il secondo concerto internazionale Stradivari nel 96 e da allora questa vittoria praticamente l'ha proiettata nel mondo, nel mondo internazionale della musica classica. Naturalmente si è specializzata, ha avuto tra i suoi insegnanti nomi importanti come Rocco Filippini e William Pleath, e come solista ha debuttato appena ventenne con l'Orchestra Rai di Milano nel concerto di Dvořák e poi successivamente con l'Orchestra Sinfonica Siciliana. Ha partecipato con l'Orchestra da Camera Italiana e solista Salvatore Accardo, quindi ha avuto una carriera veloce ed importante, perché la sua attività si estende oltre i confini nazionali ed è presente in tutti i più importanti avvenimenti di musica classica. Il maestro Jeffrey Tate invece ha una storia un po' diversa, perché lui è direttore dal 2005, direttore musicale del Teatro di San Carlo e praticamente è un medico. Il maestro Jeffrey Tate si è laureato in medicina a Cambridge e ha praticato poi la professione medica presso l'ospedale di St. Thomas a Londra. Poi ha abbandonato tutto nel 1970 per dedicarsi completamente alla musica. È una notizia questa. Questa è una cosa straordinaria, capito? Accidenti. E ha fatto tra l'altro una brillante carriera, perché lui si è dedicato alla direzione d'orchestra. Ha imparato al Covent Garden di Londra, capito? E a Salisburgo è stato collaboratore di von Karajan. Capito? Caspita, ma quindi ti rendi conto? Insieme agli studi di medicina deve aver fatto anche degli studi seri. E poi seri. è stato assistente nel 76 di Pierre Boulez. Caspita. Ed esordisce finalmente nel 78 all'Opera di Göteborg con Carmen, e da allora dirige regolarmente nelle più importanti istituzioni musicali del mondo. Ah, certo. Ed era medico, ti rendi conto? Ha studiato Clamoroso medicina, lavorava all'ospedale, certo. A un certo punto ha scoperto questa cosa, si è buttato a capofitto, eccetera. Fantastico. Oggi come oggi lui è naturalmente direttore principale della Royal Opera House Covent Garden, certo, non se ne può fare a meno, capito? E poi è ospite perenne dell'Orchestra Nationale de France, e poi è stato direttore principale all'Orchestra Filarmonica di Rotterdam e direttore onorario dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E i suoi autori più frequentati sono Wagner, Mozart, Richard Strauss, Berg e Britten. A Napoli è rimasto indelebile il ricordo della prima ripresa del Königskinder di Humperdinck nel 2002, premio Franco Abbiati della critica musicale. Nella sua discografia ha fatto delle cose straordinarie, tra cui un'incisione integrale delle sinfonie di Mozart. Quindi, giustamente, Gabriele Pierannunzi ha voluto includerlo nella registrazione di questi lavori, perché come alternativa Bruno Canino ha tutti i numeri che doveva avere, certo, capito? Certo. Mi pare che anche oggi è stata... Direi di sì. Abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Caspita, come no? Hai portato delle belle cose, devo dire. Sì. Ti ringrazio molto. Ringrazio anche voi che avete praticamente partecipato con noi a questo ennesimo incontro per Aulicus Classics. Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi episodi, perché noi continuiamo a farli naturalmente, e di metterci sempre un like per supportarci, perché ci fa bene. Grazie e a presto. Bravo.